Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi vediamo insieme come si prepara l'acqua di riso. Allora ragazzi, in realtà avrei voluto farvi vedere in questo video anche la preparazione della crema di riso, ma purtroppo per delle complicanze derivanti dallo strumento in questione, ovvero del mini pimer, ho dovuto rinunciare alla preparazione, quindi quando provvederò a sostituirlo o ad aggiustarlo vi prometto che vi faccio vedere il video della preparazione della crema di riso. Vi rimando per le proprietà e per gli impieghi e per ovviamente gli effetti benefici che si hanno su pelle e capelli a questo video che trovate qui in alto. Partiamo con il primo metodo, il metodo a caldo, ovvero attraverso la bollitura del riso. Quello che ci servirà è circa un bicchiere scarso di riso, ma voi potete anche utilizzarne uno sano, l'importante è che le proporzioni siano adeguate, quindi se utilizzate un bicchiere di riso sarà così anche per i bicchieri d'acqua. La prima cosa che dovete fare sempre prima di andare ad adoperare una di queste operazioni è andare a sciacquare il riso sotto l'acqua. A questo punto lo andiamo a versare all'interno di una pentola abbastanza capiente. Chiaramente le quantità di acqua le potete abbondare se desiderate ricavare più acqua di riso. Io ho fatto una piccola percentuale di acqua in realtà e mi sono indirizzata sul riempire non un bicchiere pienissimo ma un bicchiere scarso di acqua. Ma se volete potete tranquillamente aumentare le quantità, ovviamente in modo proporzionale. Mi raccomando, niente sale, l'acqua non va mai salata quando effettuate questo tipo di preparazione. Andiamo a mescolare velocemente il nostro riso e andiamo a metterlo sul fornello a fiamma bassa e aspettiamo che la cottura abbia inizio e che bolla. Dopo circa 20 minuti la situazione dovrebbe essere questa. A questo punto dovremmo avere un riso molto scotto, mi raccomando ragazze, quindi andiamo a scolare e separiamo la parte solida dalla parte liquida. Ovviamente se il riso scotto non vi dà fastidio potete destinarlo all'alimentazione, oppure se volete potete metterlo da parte e in seguito andare a preparare la crema di riso, che solitamente è quello che faccio io. Io non vado ad utilizzare nuovamente una quantità di riso per evitare di sprecarla, quindi quando ad esempio faccio uno di questi metodi, anche quello con la fermentazione, lo metto da parte e poi lo vado a riutilizzare. Questa è l'acqua di riso ricavata quindi dal metodo a caldo, quindi attraverso la bollitura del riso. Chiaramente mi raccomando ragazze, andate sempre a filtrare l'acqua di riso prima di utilizzarla. Il secondo invece è il cosiddetto metodo a freddo. Ci servirà sempre la stessa quantità di riso e di acqua, quindi anche in questo caso ecco, vedete un po' voi le quantità, potete gestirvele molto tranquillamente. Andiamo a lavarlo, mi raccomando, questa è un'operazione che dovete sempre fare, e lo andiamo a trasferire all'interno di una ciotola, di un contenitore, anche in vetro o in plastica come preferite voi. Andiamo ad aggiungere sempre 3 bicchieri d'acqua. Lo andiamo semplicemente a mescolare un pochettino.
poi lo andiamo a mettere da parte. Questo starà in questo modo per circa 30-40 minuti. Adesso andiamo a scolare il nostro riso e andiamo appunto a separare la parte solida dalla parte liquida. Ovviamente quando andate a utilizzare l'acqua di riso, ragazze, come vi dicevo appunto un secondo prima, andate a scolare sempre l'acqua anche se vi sembra limpida, perché è possibile che a seconda della varietà di riso che voi scegliete, il riso, anche per quanto riguarderà il metodo della fermentazione, si può disfare e tutte le pagliuzzette del riso potrebbero rimanere nell'acqua. Il terzo metodo, che è quello che preferisco in assoluto, è il metodo della fermentazione. Ovviamente le quantità utilizzate sono sempre le stesse, un bicchiere di riso per 3 bicchieri d'acqua. Andiamo sempre a sciacquare il nostro riso e lo mettiamo all'interno del medesimo contenitore. Allora, qui in realtà ci sono 2 filoni che si separano. Alcuni dicono che bisogna farlo fermentare in frigorifero, alcuni dicono che bisogna farlo fermentare a temperatura ambiente e poi metterlo in frigo successivamente per conservarlo. Allora, in realtà io mi baso molto sulla temperatura che c'è in casa. Se c'è caldo o comunque una temperatura abbastanza mite, io lo lascio in frigo, perché noto che non soltanto compare il tipico odore acre della fermentazione, che ci deve assolutamente essere ed è normalissimo, però ho notato più volte che mi marcisce, cioè ha proprio un odore putrido e non mi sembra indice di positività questa cosa. Ora correggetemi se magari sbaglio, magari qualcuno un po' più esperto, però io preferisco farlo fermentare in frigorifero, anche lasciandolo 3 giorni eventualmente, perché in questo modo, aumentando la temperatura, diminuisce la fermentazione, abbassando la temperatura aumenta il tempo di fermentazione. Qua io l'ho lasciato 48 ore. Ho deciso di fare queste tempistiche e comunque l'odore era abbastanza acre, nonostante io l'abbia conservato in frigo. Vedete un po' voi, ci sono anche diverse scuole di pensiero in realtà su questi metodi naturali. Io credo che nell'antichità, quando si preparava il riso, non c'era il frigorifero sicuramente, si lasciava fermentare anche settimane a temperatura ambiente. Però dipende, io utilizzo questo metodo da quando ho iniziato a farlo molti anni fa e in realtà mi sono sempre trovata bene. Il tipico odore della fermentazione è presente, che è un odore molto acidulo e devo dire che mi ha sempre dato ottimi risultati e lo uso come risciacquo acido. Ovviamente per tutti gli impieghi, ragazze, io vi rilascio il video che ho fatto la scorsa settimana in cui vi spiegavo tutto per filo e per segno. Anche in questo caso mi raccomando, anche se vi sembra molto limpida, dovete sempre filtrarla e non vi consiglio di utilizzare un comunissimo colino da cucina, ma vi consiglio di utilizzare un calzino, uno di quelle calzette velate brutte che utilizziamo noi donne, oppure un fazzoletto di stoffa, quindi qualcosa con una trama molto fitta. Allora ragazze, questa è l'acqua di riso derivata appunto dal metodo a caldo, metodo a freddo e metodo della fermentazione. Ovviamente io spero che il video vi sia piaciuto e io vi ringrazio per averlo guardato e per avermi fatto compagnia durante la durata di questa preparazione. Ovviamente ragazze, come sempre, se ci sono dei dubbi, volete dei chiarimenti, qualsiasi domanda, potete sempre lasciare un commentino sotto al video, lo sapete, io quando posso vi rispondo subito, altrimenti vi rispondo appena mi è possibile. Mi fa sempre piacere ovviamente fugare i vostri dubbi. Io vi ringrazio nuovamente e noi ci vediamo al prossimo video.